Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale Voce Strumento Interiore. Oggi risponderemo alla domanda di Angelo Russo. Ciao, sto iniziando ad imparare molti di questi concetti e la respirazione al momento è abbastanza chiara. L'unica perplessità è come incanalare l'aria, belting, sob, twang, cry, perfetto, ma come capire in che modo direzionare la voce senza sforzare la gola? Allora, intanto hai fatto una domanda importantissima perché il cantante da quando incomincia a cantare e comincia a far serate, quello che deve fare non solo all'interno di una singola canzone cantata, ma anche all'interno di una serata e di un'esibizione, è sempre tenere sotto controllo lo sforzo, perché bisogna essere dei bravi cantanti nel registro acuto e quindi inteso come un atleta che fa uno scatto in velocità, ma bisogna anche essere capaci di non andare in eccessivo sforzo perché altrimenti dopo un'ora che si canta si può rimanere afoni. E questa domanda, come ti ho risposto, in realtà è il succo del mio metodo, perché il mio metodo, come ti dicevo, è un metodo crossover. Cosa vuol dire? Che dopo aver studiato il Voicecraft, il metodo Love, dopo aver studiato anche un po' di canto lirico e l'affondo, dopo aver studiato anche il metodo TVS di Robert Lunte, io ho raccolto nel mio metodo praticamente alcuni ingredienti che ho trovato in questi diversi metodi e li ho assortiti, li ho incastrati tutti insieme, sintetizzando una maniera di canto potente e igienico. Allora, dopo aver creato un buon belting, dobbiamo occuparci di tenere la colonna d'aria verticale e a flusso e pressione costanti. Allora, faccio sempre l'esempio del fiato nel canto e lo paragono a un tubo per innaffiare il giardino. Quando voi collegate il tubo e volete innaffiare il giardino, bisogna stare attenti a diverse cose, che questo tubo non sia torto e piegato, perché altrimenti la pressione arriva e non sfoga, oppure che questo tubo non sia bucato. Quindi è chiaro che noi siamo pieni di orifizi, noi cantanti, perché abbiamo l'orifizio della bocca, abbiamo l'orifizio del naso, e questi due orifizi vanno gestiti perché tutta l'aria che viene mandata deve poi essere direzionata, come dici tu, bisogna sapere in che direzione mandarla. Mandarla in una zona che non è quella propria delle note della linea melodica significa commettere un errore, perché se io ho un registro acuto io devo assolutamente impedire all'aria di uscire dalla bocca, perché altrimenti è come innaffiare un giardino con un tubo e una pompa bucata. È chiaro che se io quando canto penso che il flusso debba uscire dalla bocca, io non riuscirò mai a raggiungere un buon registro acuto, perché il registro acuto è conservare il flusso all'indietro nel palato molle, farlo passare in faringe per poi farlo arrivare nei seni e nelle cavità nasali. Una volta arrivato questo flusso nelle cavità nasali, non deve però fuoriuscire, perché ci sono anche le narici, che sono due buchi che sono all'interno di questa cavità nasale. Quindi guardiamo dei concetti, intanto diciamo in questo video da dove vengono e perché io li utilizzo. E questo esercizio è stato quello che mi ha fatto scattare realmente qualcosa nella mente. Roger Love in questo esercizio dice di contare da 1 a 10 col naso tappato, prima mandando l'aria nel naso e sentendo l'errore che si commette e poi correggendolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questo è l'errore. Se io mando l'aria nelle cavità nasali e poi tappo il naso, questa voce alla Ramazzotti e alla Laurenti accade perché noi forziamo il flusso, lo mandiamo nel naso, il naso trova gli orifizi, l'aria trova gli orifizi chiusi e quindi continua come una mosca contro il vetro a insistere a voler andare nel naso. Quando si manda la voce in zone dove il flusso non circola, non gira e non ha sfogo, la prima cosa che accade, come dici tu, è che la gola si stringe, perché il nostro corpo sente che noi stiamo mandando una pressione d'aria in una zona che è chiusa e quindi persistendo in questo atteggiamento noi avremo le rigidità del collo e anche eventualmente rigidità addominali. La cosa geniale di Roger Love è che ti spiega come risolvere questo problema. Tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puoi parlare anche in maniera corretta pur tenendo il naso chiuso. È quello che facciamo quando siamo raffreddati, lo facciamo tutti, è un meccanismo compensativo che conosciamo benissimo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, perché la mia voce non è nasale? Perché quando io mando l'aria nei seni nasali trovo il buco del mio tubo da giardino per irrorare, trovo il buco del naso e ci sto mettendo un bello scotch sopra. Quindi quando voi siete in registro di testa potete pensare
di tappare il naso. Che cosa accade però quando noi blocchiamo la respirazione nasale? Che cosa succede al registro acuto? Come sentite il timbro di voce è più caldo. Cioè se io lascio il naso aperto, il registro di voce in testa è più squillante, più chiaro, più cristallino, abbiamo più frequenze acute, ma se io tappo il naso, il mio registro acuto è leggermente più scuro, quindi la voce è più calda, la voce è più black. Che cosa accade a un flusso? Il flusso d'aria arriva in registro di testa, arriva nelle cavità nasali e quando fondamentalmente non trova sfogo, tornerà indietro, quindi si creerà una sorta di voluta e parte di questo flusso tornerà indietro. E che cosa farà? Farà quello che fate anche voi quando siete raffreddati, allargherà il palato molle. Quando tu dici che senti delle rigidità, ti invito a considerare che le rigidità giustamente possono essere di gola o possono essere di pancia, cioè fondamentalmente il cantante quando è rigido e registro acuto lo fa perché o esegue un belting in maniera scorretta, a questo punto vai a vedere il video di come si esegue il belting, oppure perché sforza troppo e manda troppo il flusso in una zona in cui poi il flusso non viene rigenerato e mandato indietro a dilatare il sobe, che quindi allarga la gola e impedisce alla gola di stringersi. Ti consiglio quindi di fare moltissimo questo esercizio, il pinch nose test, tappi il naso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo è l'errore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. È quello che fai quando sei raffreddato. Prova a parlare tenendo il naso chiuso. Le uniche consonanti che non potrai correggere sono la ed e la ebbe. Tutte le altre consonanti, anche parlando col naso chiuso, possono essere risolte in questo modo. Tanto il flusso arriverà in testa, tornerà indietro perché troverà la via di fuga dal naso chiusa e tornando indietro allargherà il sob. Se le tue rigidità quindi sono di gola, devi fare questo esercizio, il nose pinch test di Roger Love. Per aumentare la pressione e diminuire la dispersione dell'aria, consiglio di tenere il naso chiuso. A questo punto io avrò una dilatazione, quindi si dilateranno e si apriranno maggiormente le zone dell'orofaringe, che sono quelle di quello che io chiamo quack, cioè questo flusso non facciamolo fuggire dal naso, twang, tratteniamolo indietro, quack. Se voi fate la voce della papera, quack quack, il naso è chiuso e non avete perdita di flusso e perdita di compressione e pressione per il registro acuto. Quindi io correggo nel mio metodo il Voicecraft con questo nose pitch test di Roger Love e ho coniato questo quack per farvi capire le potenzialità di questo registro acuto, perché se non tenete il naso aperto e bloccate la respirazione nasale avrete molta più aria a disposizione. A quel punto il belting non è più necessario che il muscolo respiratorio spinga così tanto e allora possiamo ridurre l'apporto muscolare. Più avanti infatti io ti rispondo e ti parlo di belting e ti dico: per aumentare l'estensione in alto si usa il cry, ok? Quindi io devo cercare il registro acuto. Ti aggiungerei che si tiene il naso chiuso, così questo cry non è più così chiaro, ma è un pochino più scuro e quindi rispettiamo la regola dell'omogeneità del timbro. Ma aumentando la pressione per il raggiungimento di note più alte, sul cry è quindi consigliabile ridurre l'apporto d'aria allentando il belting. Ecco, questo utilizzo del pinch nose è l'elemento che fa la grande differenza. Voi potete andare in cry, ma se tenete il naso aperto dovete dare un pochino più pressione all'aria perché fuggendo dal naso voi non perdiate di pressione. Chiudete il naso, usate il nose pinch test di Roger Love e fate il quack anziché il twang. Tutta quest'aria non fuggirà dal naso, avremo come effetto conseguente vantaggio che il flusso tornerà indietro dilatando faringe, dilatando palato molle e così tu allenterai le tue tensioni nel collo. Vi propongo un esercizio che è una sirena di quinta, tra l'altro nel metodo TVS The Vocalist Studio di Robert Lunte è pieno di sirene di quinta e sirene d'ottava. Io applico chiaramente a queste sirene l'utilizzo esasperato di alcune frequenze. Considerando che la speech voice è la voce che noi usiamo quando siamo in tessitura, quindi le note che sono comode, e salendo troviamo dei passaggi, io sostengo che sono due, c'è un motivo per cui lo dico, utilizzeremo le frequenze di cui parla il Voicecraft, cioè prima il sob, poi il quack e poi il cry, aggiungendole alla nostra voce. Ma in questo modo, da seduti, quindi facendo lavorare soltanto la laringe e facendo quelli che potrebbero sembrare dei versacci, perché parlare così può essere buffo, ma in ogni caso vi torna molto utile perché sapendo che il sob è la dilatazione del palato molle, la collocazione del flusso nel palato molle e sapendo che il quack invece è la dilatazione dell'orofaringe, voi riuscite a percepire molto bene queste zone. Percepire molto bene queste zone, anche se l'esercizio è risibile, è la chiave di diventare cantanti forti e potenti. Vediamo l'esercizio e a che cosa serve. Immaginiamo di partire da un sol 3 e arrivare a un re 4. Facciamo una sirena di qui.
La prima nota, la più bassa, è speech, usiamo la voce con cui parliamo e la portiamo in sob, quindi usiamo i registri in questo modo. Si parte da speech e nella sirena di quinta si arriva a sob. Ok, teniamo così. E vi faccio notare una cosa, nel mio libro si parla anche di metodo TVS. Il metodo TVS di Robert Lunte parla di posizioni, di luoghi in cui mandare il suono, e infatti dice one upright position, cioè la prima posizione indietro, poi dopo c'è la seconda posizione, poi c'è la terza. Che cosa sono? Sono il sob, il quack di cui parlo io, quindi non il twang, e il cry. Quindi possiamo dirla alla Robert Lunte o possiamo dirla alla Voicecraft parlando di frequenze. In questo caso, se io faccio questa sirena, parto da una voce speech parlata, e sulla quinta metto il sob, oppure la one upright position di cui parla Robert Lunte. E Robert Lunte cosa dice? Affronta la stessa questione, solo che invece di dirvi sob, quack e cry, lui dice cambiate il fonema. Infatti, se voi prendete una A e la mettete in sob, questa A non è più una A, questa A è una O, quindi è metà A, metà O. È la stessa cosa, ragazzi, se voi mettete una A in sob ottenete una semivocale, che è quella di cui parla il metodo TVS di Robert Lunte, cioè una O, una via di mezzo tra la A e la O. In ogni caso, andiamo a vedere la pratica di queste frequenze. Saliremo fino a quando in questa sirena passare da speech a sob non è più possibile, perché il sob incomincia a non essere più fattibile man mano che saliamo, perché stiamo sconfinando nel registro acuto, e quindi sentiremo delle forzature. Ecco, io qua incomincio a sentire che c'è qualcosa che non va, mi si tappa il naso, irrigidisco la gola, arriva la pancia. Ok, è il momento di cambiare, quindi proviamo ancora a farne una speech sob. Ok, un po' leggero, però sicuramente arrivati al si, fa diesis 4. Il sob non è più possibile, vedete delle rigidità, arriva la pancia che spinge, è il momento di switchare, quindi dobbiamo passare da sob a quack, non twang, perché twang è così e quack è così, sono due cose diverse. Quindi su questo passaggio si, fa diesis, io parto col sob e poi metto il quack. Bruttissimo, però adesso sapete dov'è l'orofaringe. Mi raccomando, naso chiuso, ok? Come dice Roger Love, pinch nose test, ok? Quindi sob quack. Questo passaggio da sob a quack, che è orribile da sentire, mi rendo conto, si tiene solo per 3 giri, 3 semitoni, e poi si deve cambiare. Proviamo, siamo al fa diesis. Qui, re la, non ci riesci più, si chiude la gola, arriva la pancia, è il momento di cambiare, quindi il passaggio sob quack si usa per 3 semitoni, ok? Poi si cambia, si è arrivati a re la, si parte dal quack e si arriva al cry, e guardate cosa accade se io utilizzo il morso alla mela di cui parla Robert Lunte nel TVS. Parto da un buon quack a morso controllato, ho subito una proiezione, un volume, un registro acuto di nuovo scuro, rotondo, non chiaro come nel Voicecraft o nel metodo Love, piccolino, no, perché sganciando e facendo il morso alla mela io uso la mandibola inferiore come leva per girare il suono in testa e per regolare i diametri e le altezze laringee. Quindi se io faccio sono arrivata a un sol 5, ok, e non a falsetto, e non neanche pulito, neanche da corista. Un corista forse non spinge neanche così tanto. Queste sono tecniche, quelle del TVS, dei cambi vocalici, dello switchare tra questi registri, sob, quack e cry. Sono tecniche volte a farci arrivare il registro acuto con una leggera compressione
e farci raggiungere le note alte senza sforzo, proprio perché continuiamo a cambiare la frequenza che noi aggiungiamo alla voce. Man mano che salgo aggiungo il sob, non è più sufficiente, parto dal sob, aggiungo il quack, non è più sufficiente, parto dal quack e metto il morso alla mela di Robert Lunte e metto lo sganciamento e uso la mandibola come proiezione. Però il punto e la risposta che voglio darti, Angelo, è questa. Dopo che abbiamo allenato una laringe a lavorare grazie a questi esercizi, a queste sirene con l'utilizzo delle frequenze di cui parla il Voicecraft, di cui parla anche il TVS di Robert Lunte, cambiando la vocale a O A, perché poi la A diventa O in sob. Quando partiamo dal sob, O A torna a essere una A pulita, quindi la A diventa AO in sob, partendo dal sob e andando in quack, da AO si torna alla A pulita. Tutte queste cose che si chiamino sob, quack, cry o che si chiamino cambi vocalici sono tutte cose che ogni metodo dice in modo diverso, ma che sono volte a far fare alla vostra faringe determinati movimenti. Come però avete sentito, e questo è il succo del discorso, come avete sentito, se io andassi su in questo modo qua sarà inascoltabile, perché se si lavora soltanto di laringe e si fanno queste stimbrature, da un solista questo non è accettabile, cioè questa viene usata come colorazione da un solista. Se io sono un cantante solista io posso usare posso usare i colori per colorare la mia voce. Ok, le frequenze del Voicecraft usatele come colori per dare personalità alla vostra voce, però dovete tenere in considerazione che la voce deve salire in registro acuto secondo la regola che io approvo pienamente, che è quella del bel canto all'italiana, dell'omogeneità del timbro. E che cosa accade, Angelo, quando tu, dopo aver fatto delle sirene con queste frequenze, con queste didattiche, tu ci rimetti il belting? Che quella frequenza in registro acuto così brutta del Sol 5 diventa più scura, perché tra il pinch nose e tra il belting il corpo sente che la laringe non lavora da sola, non si estende per raggiungere questo sol. Il timbro in cima non sarà più così chiaro, sarà più scuro. Questa è in pratica la risposta alla tua domanda. Si può arrivare a un sol 5? Sì, certo, si può arrivare con la laringe, con il nostro cry, con il nostro morso alla mela, con i cambi vocalici, con tante tecniche che diversi metodi propongono, ma se non ci ributtate dentro il corpo, i muscoli e un certo lavoro fisico, la qualità di questo acuto è veramente bassa. Quindi tenete presente che il belting e l'utilizzo della respirazione costodiaframmatica e di questo ventre che lavora in un certo modo, cosa agevolano? Agevolano l'accomodamento della laringe. Voi pensate pure di fare con la laringe e il morso alla mela, ma poi usate il corpo, perché chiaramente poi la laringe, assistita dal fiato, dalla respirazione, dal diaframma e dal belting, si accomoda, scende, il suo diametro si allarga e quindi questo acuto in cima non sarà più tagliente come una lama. Con l'apporto del belting, di un buon arresto costale e dei muscoli del nostro corpo, noi trasformiamo un registro acuto tagliente alla Axl Rose in un registro acuto black, come fanno le voci nere. Le voci nere, quando salgono scure. Perché? Perché c'è un lavoro muscolare molto significativo. Questo è il modo per salire. Quindi, in risposta definitiva, allenati tanto con le frequenze, Angelo, ma ricordati che dopo aver raggiunto note altissime con le frequenze, non sei un corista, sei un solista, e il solista butta dentro il corpo, butta dentro il lavoro fisico, così che queste frequenze acute così prive di massa e così taglienti possano diventare un acuto grosso e convincente. Questo è il mio consiglio. È stato un video molto lungo, mi dispiace, ma dovevo spiegare ampiamente questi concetti, che poi sono i concetti del libro, per spiegarvi perché questo metodo crossover, da dove prende esattamente che cosa. Quindi è noioso, lo so, è stato un video molto lungo, ma spero che sia stato esauriente e che la risposta ad Angelo sia piaciuta. Grazie per essere stati sul canale Voce Strumento Interiore. Metti un like, metti un mi piace, condividi, commenta e se non sei iscritto iscriviti e clicca sulla campanella. Grazie di essere stati con noi anche oggi nonostante il papiro. Alla prossima. Grazie. Ciao.